Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate poi il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche, grazie, due arcani maggiori, il chierofante, ovvero il papa, e l'imperatore. Ok. Beh, l'imperatore parla di una stabilità che magari avete o che magari state cercando di raggiungere. Però avendo anche il chierofante, il papa, scusate, di fianco, sento che è un qualche tipo di stabilità a livello interiore. Sento che qualcuno qui si sta avvicinando a qualche studio di tipo esoterico, sta ampliando, magari quello che è la propria conoscenza inerente a questo tema. Sento che comunque c'è un'espansione di quello che è il proprio potere personale. Ehm, il Papa parla anche di quello che è un'ufficializzazione, quindi magari per qualcuno è un periodo dove si decide di fare un passo avanti all'interno della relazione o di questa situazione. Andiamo a vedere gli oracoli ok. Wow, immaginare, una carta numero 20, bellissima, e parla un po' di quello che è il visualizzare anche, no? Tutto quello che si può immaginare è perché si può realizzare. In fondo, se pensate, tutte le invenzioni che sono state fatte prima sono state immaginate. E poi abbiamo scambiarsi doni. Ma allora qui c'è aria di fiori d'arancio, eh? Voglio i confetti. Scambiarsi doni è proprio una carta, è un numero 27 e parla proprio di quello che è il scambiarsi anche proprio a livello energetico, scambiare amore, scambiarsi attenzioni. Wow, bel periodo pieno direi, amici dei pesci. Andiamo a vedere che cosa vi dicono i tarocchi. Ok. Andiamo un po' a vedere. Wow, partiamo con il matto. Il matto è un arcano numero 0 e subito seguito da un mago che è un arcano numero 1. Allora, il matto parla di un periodo che è comunque un arcano numero 0, quindi parla della fine di un qualche tipo di ciclo, parla di una nuova avventura, parla di quello che è una voglia, diciamo così, genuina di iniziare un nuovo tipo di percorso e parla anche di quello che è una fiducia nell'avventurarsi, diciamo così, in questo nuovo cammino. Abbiamo poi anche il mago e il sole. Wow, quanti arcani maggiori. Il sole parla, scusate, il mago eh, parla anche lui, è un arcano numero 1, quindi sicuramente che c'è un nuovo inizio in questo periodo di fine aprile. A livello amoroso, se siete in una relazione, potrebbe proprio trattarsi di un cambio all'interno della relazione, o se magari non avete nessuno, potrebbe essere che arrivi qualcuno per voi, amici dei pesci. Il sole parla proprio di espansione, parla di crescita, quindi io sento che per le tante persone che sono in coppia si parla proprio di un'esplosione, se vogliamo, all'interno della relazione. È un'esplosione in senso buono, perché comunque il sole parla di crescita, parla di chiarezza mentale, parla anche di guarigione, è una carta di abbondanza comunque. Quindi sento che con questo mago ci si sta lavorando a questa nuova fase, a questa nuova avventura, perché anche il matto ricorda
a quello che l'avventurarsi in nuove fasi della vita, insomma. Abbiamo un 7 di pentacoli e qui il 7 di pentacoli probabilmente fa riferimento al fatto che non ci sia più tanta pazienza, nell'attendere un qualche tipo di evento, un qualche tipo di inizio, un qualche tipo di concretizzazione, Però questa carta serve proprio, guardate, la carta dell'immaginare lo metterei proprio di fianco alla carta del mago. È proprio un lavoro di visualizzazione, di manifestazione che vi dicono di fare le carte, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora, abbiamo un 3 di pentacoli e la carta del carro. Quindi sento che per qualcuno questa nuova avventura, questa nuova strada, un nuovo percorso, ehm, potrebbe portare molte responsabilità in più, perché comunque abbiamo un 3 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe far riferimento a una casa, una ristrutturazione, di una casa magari. E il carro mi parla di un viaggio, di uno spostamento, di un qualche tipo di direzione, che si decide di dare a questa situazione o a questa relazione, okay? Visto che qui parlavamo di matrimonio, il carro potrebbe essere viaggio di nozze, diciamo così. Se per voi comunque non risuonasse, appunto il carro è il prendere una direzione o il dare una direzione a questo tipo di situazione. Per qualcuno fa riferimento al fatto che bisogna spostarsi fisicamente da un ambiente, quindi, considerato che il 3 di pentacoli molte volte fa riferimento alla casa, potrebbe essere che qualcuno sia in una fase di trasloco. E poi terminiamo con un 2 di bastoni, questo nuovo, sento, spiraglio di luce, questa nuova, come vi posso dire, è un nuovo modo di vedere la vita, un nuovo modo di percepire la realtà, mi verrebbe da dire. Bellissima stesa. Devo dire che avete 4 arcani maggiori su 7 e quindi è tanto, tanto forte come stesa. Andiamo a vedere il matto per piacere, grazie. Ok. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, abbiamo un 6 di pentacoli al contrario e l'appeso al contrario. Allora, qui sento che se qualcuno prima magari era un po', diciamo così, prudente nel fare determinati movimenti, nel fare determinate magari discorsi anche, o nel osare proporre qualche cosa, con questa carta del matto, tutta questa cautela, diciamo, secondo me viene proprio lasciata indietro, cioè nel senso, è come se foste arrivato ad un punto dove avete bisogno di esplodere, avete bisogno di brillare, avete bisogno di espandervi, di esprimervi, ed è un po' l'impeto, se vogliamo, l'impulso, di cui mi parla il matto. Andiamo a vedere il mago per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 5 di coppe e abbiamo un 9 di bastoni. Ancora una carta e un 8 di coppe. Allora, l'8 di coppe parla di quello che è una ricerca spirituale, l'andare, il partire per cercare quello che manca e quello che fondamentalmente si è perso con il 5 di coppe, okay? Qui si tratta di difendere quello che, ancora si ha e iniziare ad andare a cercare quello che non si ha più o quello che si vuole, ed è per quello che c'è questo mago. Il mago è lì proprio per dirvi: cercate di capire quello che volete e iniziate a lavorare, a manifestare, a immaginare la realtà che voi volete. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un 4 di coppe e una regina di coppe al contrario. Qualcuno ha bisogno di un riconoscimento, ha bisogno che, diciamo, questo tipo di relazione esca alla luce del sole. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, perché 7 di pentacoli, 5 di denari al contrario, ancora una, e giustamente un altro 7 di pentacoli per spiegare il 7 di pentacoli. È come
Queste 3 carte insieme mi esprimono un'energia che non ha più voglia di star lì a aspettare che qualcun altro faccia il primo passo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Per qualcuno il 7 di pentacoli potrebbe rappresentare, questa, diciamo così, requietudine, se vogliamo, di vedere il risultato del lavoro che si è fatto con il mago. In questo tipo di ricerca, questo tipo di lavoro di manifestazione, se vogliamo. Il 3 di pentacoli è spiegato da un asso di pentacoli che parla di un nuovo inizio, di nuovo una carta di inizio. Guardate, 2 di coppe. Sì, secondo me è un andare a convivere, uno sposarsi, potrebbe essere un nuovo tipo di unione, ma è una cosa che arriverà. Magari voi ancora adesso non la vedete, siete ancora in questa fase di mago, diciamo così, di voler esprimere quello che è il vostro impulso, quello che è il vostro impeto, però, anche se vi sento un pochettino impazienti in questa fase della lettura, devo dire che comunque avete un asso di denari che parla proprio di quello che è un nuovo inizio, parla quello che è, diciamo un nuovo percorso di coppia se vogliamo, okay? E il 3 di, denari parla di un qualche tipo di responsabilità che potreste magari prendervi proprio insieme, o magari fa riferimento al una responsabilità legata ad una particolare situazione all'interno della relazione. Andiamo a vedere il carro. Allora, il carro è spiegato da un cavaliere di spade al contrario e da un fante di spade al contrario. Mh. Ancora una per piacere per il carro. Okay. 10 di bastoni e fante di pentacoli. Sento un po' come se il carro vi dicesse di prendere le distanze. Allora, il carro ha 2 sfingi, mh, in questo mazzo non si vede tanto bene, però di solito sono raffigurate con una che ha, diciamo così, le 2 i 2 animali trainanti il carro, uno ha la testa rivolto da un lato perché tira a sinistra e l'altro tira a destra, ed è proprio a signifi sta proprio a significare quello che è il dover scegliere: vado di qui o vado di là, e il carro indica movimento. Avendo queste 2 carte sotto, per certi versi è come se dovesse scegliere tra questi 2 persone, potrebbe essere, o attitudini. Quindi una è partire a sprombattuto verso quello che è, il vostro obiettivo, il vostro nuovo raggio di luce, oppure se controllare, informarvi di più, se, è il caso di magari valutare altre cose, se più che altro controllare, Quello che dicono queste 2 carte è, io credo che sia una cosa del tipo: lascia stare i pensieri, lascia stare, tutto quello che ti dice la testa e le aspettative magari anche degli altri, e inizia a fare qualche cosa di concreto. Inizia ad applicarti in modo concreto, in modo, come si dice, minuzioso, e abbiamo la carta del mago che è qui per manifestare quello che è la vostra realtà. Comincia a, come dicevo, manifestare in modo minuzioso il tipo di intenzione, il tipo di direzione che vuoi dare a questa situazione o a questa relazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché il 2 di bastoni comunque è una carta di speranza, è una carta di visione al futuro. Guardate, un'altra volta la carta del carro al contrario. Sì, probabilmente ancora non avete chiaro, vedete che c'è uno spiraglio perché qui ci state lavorando, okay? Però io credo che ancora non si sappia bene da che parte andare. C'è ancora, diciamo molta indecisione, molti pensieri qui che, vi mettono dei dubbi, okay, non è come se non aveste volete una determinata cosa, ma poi quando arriva, diciamo, quello che è il passo in avanti dite: "Okay, adesso io fin qui sono arrivato o arrivata, adesso da qua in avanti come vado? Come funziona la cosa?" Come bisogna impostare la relazione o questa situazione all'interno della relazione?
Però comunque guardate, vedo che c'è un nuovo inizio, avete il sole, c'è questa fase di espansione all'interno della coppia, della relazione insomma. Se non aveste nessuno, ehm, potrebbe essere che arrivi qualcuno, che ci sia questo nuovo inizio, che ci sia una nuova conoscenza, perché ricordiamoci che comunque qui all'inizio c'era un cavaliere di denari, quindi qualcuno che magari un qualche tipo di offerta l'ha fatta. Allora andiamo a vedere, con gli angeli del cuore, dico arcangeli ma no, angeli del cuore, con questi oracoli. Qual è il messaggio per voi in chiusura? Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, iscrivervi, condividere o commentare. Ok. Risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Quindi stavo guardando se qui abbiamo carte di famiglia, ma no. Quindi credo che siano, più che questioni da un punto di vista pratico, anche se qui c'è l'imperatore, quindi potrebbe far riferimento a un padre o a una figura, diciamo, di una certa importanza all'interno della vostra famiglia. Però qui sento che è una questione di perdonare i genitori per magari le mancanze che vi hanno dato quando eravate piccoli o per il tipo di risposte che magari, vi hanno dato quando eravate un po' più grandi, per, il tipo magari di appoggio che non vi è stato dato. Insomma, si tratta di perdonare, diciamo così, di aprire il cuore verso quello che è il passato, per poter poi migliorare quello che è la situazione presente. Poi abbiamo meriti amore, sei degno di essere amato. Quindi tutti hanno diritto a ricevere amore, tutti hanno diritto, diciamo così, a girare questo 6 di pentacoli, perché 6 di pentacoli parla di un equilibrio, di dare ma dare il giusto. E quando normalmente è girato al contrario, parla sempre di una delle 2 persone che dà di più all'interno delle relazioni. E questo perché, alle volte a livello inconscio c'è la credenza limitante di non meritare amore, quindi si tende sempre a dare di più agli altri. Poi vabbè, non è solo per questo, ci sono anche altre dinamiche, però, sovente c'è questa risonanza. E poi abbiamo molto presto. Difatti io qui ce l'ho veloce, diciamo così, come energia, decidi lucidamente che cosa vuoi, così che avvenga ora. Vi ricordo che avevate il mago, carta di forte manifestazione, ok? Quindi voi cercate di dare un'intenzione al tipo di direzione che volete dare a questa situazione o a questa relazione. Se fosse, per qualcuno potrebbe essere anche un'ufficializzazione di questa relazione, magari, è una relazione così, diciamo una storia che diventa relazione, quindi si presentano agli amici, ai familiari, insomma. Se arriva la proposta di matrimonio aspetto i confetti. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.